that technology will be unbelievable as we go forwards, and I think the world will see something extremely special. Hypersail incarna appunto il DNA di Ferrari, prima di tutto perché stiamo parlando di una sfida, quindi stiamo parlando di racing. Il motivo per cui appunto l'abbiamo chiamata Hypersail è proprio perché è forte la sinergia del mondo nostro hypercar. Dall'altra parte è chiaro che non esiste solo un concetto di competizione, ma esiste anche un concetto di contaminazione, quindi esistono tanti fattori che nel progetto Hypersail sono fondamentali per poter progredire ulteriormente nel mondo automotive, quindi nel mondo sports car. Questo è un aspetto credo molto interessante perché così di primo acchito, guardando un'auto e guardando un'imbarcazione, uno dice beh, ma che cosa hanno di comune questi due mondi, no? Ci sono in realtà diversi aspetti, soprattutto il concetto di aerodinamica è un concetto che è molto simile, oppure il concetto appunto dei sistemi di controllo. Ferrari negli anni ha evoluto tantissimo i sistemi di controllo e ne ha fatto un fiore all'occhiello e di conseguenza questa esperienza la stiamo travasando nel mondo della vela sulla parte di controllo del volo. Allora, la differenza principale rispetto al processo di sviluppo di una macchina è che qui non si avevano riferimenti. Questa è la prima barca in assoluto che Ferrari fa e quindi mentre su una macchina c'è già la macchina precedente su cui appoggiare tante delle tue valutazioni, per noi era tutto nuovo. L'obiettivo di questo progetto è quello di battere dei record e per battere dei record questa barca non poteva che essere foiling. Foiling significa che, contrariamente a quanto fanno le barche tradizionali che sono appoggiate nell'acqua, la barca si alza e perde completamente la resistenza idrodinamica del suo scafo. È chiaro che nel momento in cui la barca viene sollevata dall'acqua si perde tutta la stabilità che deriva dal fatto di avere lo scafo appoggiato che reagisce ai vari disturbi. Per risolvere questa problematica ci sono due approcci fondamentalmente diversi. Il primo è quello di avere il design della barca autostabile e poi c'è tutto un altro approccio dove le superfici sono molto più piccole, sono tendenzialmente dritte, i foil aggiungono un flap, quindi una superficie mobile alla fine che ne permette di cambiare la spinta verso l'alto. Per Ferrari Hypersail la scelta è ricaduta nel mezzo perché volevamo i benefici di entrambi i mondi, quindi Ferrari Hypersail ha un certo grado di autostabilità, il design è autostabile, ma volevamo anche i benefici di un design in cui c'è un controllo e la barca viene attivamente raddrizzata. Questo per aumentarne la velocità. Le nostre navigazioni dureranno per giorni o addirittura per delle settimane e per questo motivo la scelta è stata quella di attingere dalle nostre competenze automobilistiche di controlli del veicolo e di fare un controllo automatico dove l'uomo dà l'obiettivo e il controllo automatico lo raggiunge. The autopilot itself is a key component of how fast the boat will actually go. So the very, very clever people behind the scenes at Ferrari are working very, very hard on that to simulate what the boat will encounter in offshore conditions. In some cases, the sea state can get to the point where it is boat breaking size sea state, huge waves coming from different directions, very, very steep, tide against wind situations where you even have 6, 7, 8, 10, 12 metre waves breaking. That autopilot will be really, really key, and the tuning of that autopilot, if you like, will be super, super key to fly the boat accurately above the surface. And you won't fly the boat until you have enough wind and enough speed, but once the boat takes off, yeah, everyone will be having to hang on. My name's Glenn Ashby. I'm involved with the Ferrari Hypersail project, primarily in sail, rig and rigging design for the boat itself, and also sail on the boat as well. This project is absolutely pushing boundaries that have never been pushed before. It's cutting edge technology in an ocean racing sense that the world just hasn't simply seen before. So the innovations, a lot of that has come from within Ferrari itself, and they're putting that across into a sailing perspective. So for myself personally, being able to connect some of the dots with the motoring side into the sailing side, that technology will be
unbelievable as we go forwards, and I think the world will see something extremely special. Abbiamo già brevettato diverse idee che possono essere utilizzate sicuramente nel mondo della vela, ma alcune di queste potrebbero anche essere utilizzate nel mondo automotive. Non possiamo dire di più, ma penso che sulle vetture magari che vedremo fra un po' di anni qualche piccolo, diciamo, pezzetto di Hypersail sarà presente.